Benvenuti su 360.fluido.tv. Oggi parlo della nuova videocamera, la Osmo 360, uscita qualche giorno fa. Come sapete, chi segue il mio canale lo sa, io non faccio solitamente gli unboxing, ma creo una sorta di video e di contenuto testuale su 360.fluido.tv dove descrivo le caratteristiche, ma quello che mi interessa è creare un video sulla prova vera e propria della videocamera. Per prima cosa andiamo a vedere le specifiche di questa videocamera. È una videocamera con un'ottica da 1.1 pollice, perciò abbastanza grande, ovvero sarà molto sensibile alla luminosità, ed è una particolarità che è anche quella della foto a 120 megapixel. Come vedete nella risoluzione fotografica massima 2 a 1 nella foto panoramica, io tendenzialmente su questo sito, ma generalmente dedico solamente alla parte immersiva, ovvero 360. Possiamo fare dei video panoramici a 8K fino a 50 frame al secondo. Questa è l'unica videocamera in questo momento della fascia X5 e Kandao QCam 3 Ultra che riprende a 50, le altre si fermano a 30. Abbiamo queste varie tipologie di ripresa che le andremo a vedere più avanti nel dettaglio, ma di base vediamo che quello che si utilizza di più, ovvero che utilizza di più il video panoramico, abbiamo già questa risoluzione che è già una buona risoluzione. Infatti adesso sotto l'8K non ha senso proprio utilizzare le videocamere a 360 gradi perché permettono comunque di avere una risoluzione buona per poi guardarla sul visore. Per quanto riguarda il software da utilizzare, si usa il software, la app per quanto riguarda la connessione alla camera, però per utilizzare il software di editing, diciamo di post-produzione, qui abbiamo DJI Mimo che è la app sia per Android che per iOS e poi c'è DJI Studio sia per Mac che per Windows. Basta scaricare questo software. Adesso passiamo al software per vedere come funziona questo DJI Studio. Una volta installato si apre con questa modalità. Abbiamo una fascia laterale dove c'è una schermata iniziale a connessione alla videocamera, se è collegata, in questo caso non è collegata. Nel menu abbiamo le varie voci per creare il progetto, modificare, selezionare la lingua. Devo dire che è già localizzata in lingua italiana, anche se ci sono ancora degli errori. Penso che verranno modificati e corretti nelle versioni future. Le solite ovviamente link agli aggiornamenti oppure l'uscita dal DJ Studio. Per importare i file dobbiamo creare assolutamente un progetto. Qua la prima volta che si utilizza il software fa una sorta di tutorial su come utilizzare il software e dice guarda, se vuoi importare i file trascina, importa oppure trascina i file all'interno di questo spazio. Andando avanti ci mostra che dobbiamo spostare il file all'interno della nostra timeline che è qua in basso per iniziare a creare. Posso selezionare un filtro, ad esempio questo, andiamo avanti, poi posso fare la parte di un play praticamente per vedere com'è, ma adesso lo vedremo nei file video che ho creato io, e poi c'è l'esportazione che ci permette di esportare nelle varie modalità, ma questo lo vedremo nel dettaglio dopo che avrò importato il mio materiale. Allora qua vedete c'è questo file che è stato aggiunto dal tutorial, ma se volessimo importare dei file basta cliccare su importa oppure selezionare dalla cartella. Nel mio caso ho già aperto una cartella con i file che ho girato in questi giorni. I file vengono salvati, i file video vengono salvati con l'estensione OSV o OSV come preferite, e il Osmo Video, e poi c'è un file di riferimento per quanto riguarda il video proxy, ovvero il video in bassa risoluzione. Se ci sono c'è la possibilità di salvare anche il file WAV distinto, ma questo lo vedremo, cioè separato dal file video, e poi abbiamo anche la possibilità di fare delle immagini JPEG. Questa è un'immagine a 120 megapixel, come vedete nelle dimensioni 15520 x 760, ovvero il JPEG. Non c'è la possibilità ad ora di fare dei
RAW, perciò questo è già un po' potremmo dire, un limite. Allora andiamo a caricare tutti questi file, queste sono due sequenze che ho realizzato in questi giorni per prova, e ho una sequenza, ecco vediamo, una sequenza di un timelapse fatto questo weekend appena passato. Devo dire che la resa è ottima. Qui invece ho un night shot, una sorta di, in pratica di una versione notturna, però devo ancora imparare ad usare questi vari setup. Poi ho un timelapse normale, notturno, e vedo che comunque ha una resa, adesso se metto in play, ovviamente devo un po' aumentare la luminosità. Qua in questo momento vedete tutto buio perché effettivamente ho cercato di riprendere le stelle cadenti, ma si vedrà tra un po' la luna sorgere. Vedete che vibra un po' perché c'era anche molto vento ieri. La cosa che mi ha colpito molto invece è la fotografia a 120 megapixel, e vedete questa è la foto che ho scattato ieri, 120 megapixel, senza grossi particolari settaggi, proprio come era impostata, così ho fatto la foto direttamente senza settaggi manuali. La cosa che ho notato è questa parte di, potremmo dire, stitching qua sopra in alto, la vedevo già in preview, ma si nota leggermente anche in fase di post produzione. Infatti vedo questo alone quasi rossiccio qua sopra. Non so se è un problema di lenti, perché di fatto nel timelapse che ho fatto fino a tardi, vediamo, questo è un tramonto, e vediamo qua in alto, ho mantenuto questa, vedete c'è questa linea. Ovviamente qua era una cosa estrema perché ho puntato un'ottica sulla parte dove c'era un concerto e l'altra invece la parte buia. Errore anche mio, però vedete questa è una linea molto forte, devo mettere la camera direzionata in modo diverso, però vabbè, è una cosa che succede quando si fa un test. E in realtà in questo momento stavo riprendendo anche con le 180, con le QCAM 180 modificate, e questo era un po' un lavoro aggiuntivo, e vedete c'è una grossa differenza tra una lente, ma questo è normale perché ovviamente qua c'era una fonte di luce, qua non c'era, perciò non è un test attendibile, diciamo. Farò altri test, anzi farò dei test di comparazione, metterò le tre videocamere che ho, la Kandao Kuka 3 Ultra e la X5 e la Osmo. Vedremo tutte e tre il risultato di un timelapse durante il giorno e anche durante la notte. Questo è questa sorta di night shift, adesso mi ricordo come si chiama il nome del tipo di setup. Qua ovviamente abbiamo i vari file, vediamo un po' l'interfaccia adesso dopo aver visto un attimo una preview dell'immagine. Qua sotto c'è la timeline come l'abbiamo visto prima, qua posso banalmente trascinare il mio file video e fare l'editing, ad esempio. Allora qua c'è un altro tutorial legato ai fotogrammi chiave. Ovviamente questo è se vogliamo fare delle impostazioni praticamente o fare un reframe ed esportare nel cosiddetto flat. Io tendenzialmente utilizzo sempre il 360, perciò non mi interessano tante questa parte dedicata alla parte del reframe, che però può essere utile per chi fa magari video dedicati più al mondo del reframe, cioè reframe video per poi usarli in un video tradizionale. Nel mio caso sì, utilizzo anche questa tipologia di contenuti, ma preferisco usare il 360, ovvero il mio obiettivo principale è il video 360. Scrub line, solita, ci spostiamo avanti e indietro, posso caricare un'altra immagine, posso sovrapporla. Qua i sistemi di editing sono, ad esempio potete fare l'in in base al taglio file cut, qua possiamo separare, magari seleziono questo, separo le due clip per magari inserire qualcosa in mezzo.
Ecco, posso inserire qualcosa in mezzo. Oltre a questa timeline abbiamo anche una sezione dedicata alla musica con delle musiche preimpostate, ovvero che dobbiamo scaricare, che possiamo utilizzare, poi dei filtri da utilizzare in realtà su tutte le modalità. Ad esempio qua uso il filtro, uso questo filtro, vediamo se usiamo un altro filtro. Ok, cambia vediamo un attimo questo out, se me lo ok, cambia, vedete, cambia un po' il colore. Sinceramente questa è una cosa che se volete usare potete tranquillamente usarli, sono i vari filtri messi a disposizione direttamente dal software. Poi c'è la parte dashboard dove posso importare i dati relativi ai tracker, fitness e tutte queste cose legate a informazioni aggiuntive prevalentemente su poi, generazione di video con dei elementi in sovrappressione. Clicco su File per tornare nella mia sezione dei contenuti. Sulla parte destra abbiamo la possibilità di vedere la prospettiva, decidere il planet, l'ultra, ovvero questa larga, oppure grandangolare o banalmente con una correzione diversa, questo prevalentemente per poi una visione di reframe. Abbiamo la possibilità del campo visivo di aumentare o diminuire il campo visivo, l'angolo di correzione, l'angolo di panoramica e di inclinazione, oltre al rollio che ovviamente serve se abbiamo fatto le riprese con la camera storta. Qua abbiamo le animazioni dei fotogrammi, vedete il solito accelerazione, il easy in, easy out. Poi abbiamo la gestione delle immagini con Rocksteady, che è la stabilizzazione. In questo caso, essendo su un cavalletto, non ha bisogno di stabilizzazione. Abbiamo la possibilità di utilizzare lo stitching diverso se abbiamo una protezione per l'obiettivo. Possiamo bloccare anche la direzione e il controllo e aberrazione cromatica, che si può attivare o disattivare. Non ho guardato ancora il dettaglio, ma ho visto che la macchina non ha grosso, l'aberrazione si vede solitamente sui dettagli, non vedo grosse modifiche dal punto di vista aberrazione cromatica. Poi abbiamo le regolazioni, possiamo fare un recupero colore con una serie di LUT o LUT, se volete chiamarla all'inglese, col D-Log, che è quello che registra, con cui viene registrata anche all'interno della videocamera, e poi l'intensità di questo recupero colore. Poi abbiamo la possibilità di correggere un po' con le solite esposizioni, luminosità, contrasto, la temperatura, tinta, saturazione, poi la nitidezza, che può essere più o meno nitida. Questo dipende un po' anche dallo stile che volete dare alle vostre immagini. Più nitida sembra più computer, diciamo, mentre un po' più eh, ovvero meno nitida, un po' più blurry, fa un po' effetto cinema. Poi c'è l'effetto vignettatura, però questo effetto vignettatura prevalentemente viene utilizzato per quanto riguarda il reframe. E poi questo lo azzeriamo, questo non abbiamo bisogno. Bene, fatto questo possiamo esportare il file, e qui abbiamo la possibilità di esportarlo e decidiamo come esportare il file. In questo caso me lo legge come video, non so per quale motivo in questo momento, forse perché abbiamo attivato qualcosa. No, vediamo se non mi lascia esportare. Ecco, vedete, qua c'è ancora qualche bug nel software, c'è ancora scritta in cinese, il nome del file viene con il mese e il giorno e il carattere che indica, presumo, il mese e il giorno, punto .mp4. Ovviamente possiamo modificarlo, la posizione e la risoluzione. In questo caso però non capisco perché non mi faccia esportare in 360. Vediamo un attimo se è un problema di impostazione iniziale. Vado a rimordare. Ok, perché probabilmente c'era il materiale, questo materiale non era 360, perciò automaticamente rilevava il video flat, diciamo. Video panoramico significa che posso esportare a 360, quello che interessa a noi, risoluzione 5.7, che sarebbe 6K, oppure l'8K, e qui possiamo anche decidere la frequenza dei fotogrammi. Il bitrate consigliato, alto, oppure custom, possiamo definire noi il bitrate direttamente con questo slider.
lasciamo alto, riduzione del rumore per eliminare la riduzione del rumore sul contenuto video. Devo dire che ho ripreso un video la sera e effettivamente c'era un po' di rumore e ha aiutato un po' questa riduzione del rumore. Allora, questo colore 10 bit in realtà non l'ho trovato mai attivo, perciò dovrò vedere e capire come lo si attiva nella fase probabilmente di registrazione, se c'è qualche impostazione in fase di registrazione. Dimensione file del risultato, cioè di questo video. Qua posso rinominare il file in test e vado a esportare direttamente, inizia l'esportazione. Devo dire che il software è un po' lento, non è proprio velocissimo. Clicco su esporta attività così da visualizzare il progresso. Il file comunque ci sta un po' di tempo a creare il video. Devo dire che il video poi generato è già pronto per il per essere pubblicato su YouTube, ha già i metadati relativi a quello che serve per quanto riguarda l'upload a 360 e la lettura a 360 dei file direttamente a YouTube e Facebook, anche se Facebook sinceramente non lo uso per pubblicare i video a 360 gradi. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il primo video dedicato alla DJI Osmo, prevalentemente al software di gestione che è il nostro DJI Studio. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e seguitemi su 360.fluido.tv, perché a breve pubblicherò dei video test tra le 3 videocamere, ovvero la DJI Osmo, la nuova videocamera, la X5 uscita un po' di tempo fa, e poi la Ultra 3, con una particolarità di confronto sulle varie modalità di ripresa.